L'idea dell'allevamento di galline biologico è nata nel 1997. All'allevamento di galline sono arrivato con un percorso. Nel 1997 abbiamo cominciato in famiglia a alimentarci biologico, con alimenti biologici, a curare l'alimentazione. E quindi era un po' una contraddizione l'allevamento convenzionale e mangiare biologico. E quindi il passo è stato inevitabile proprio per un credo. Dall'azienda che in quel momento produceva conigli da carne abbiamo messo giù una linea di salumi, quindi con maiali allevati secondo il metodo dell'agricoltura biologica. Questa linea è andata avanti per circa 2 anni come sperimentazione, al che ci siamo accorti che eravamo troppo in anticipo con questa idea sui tempi. Da lì l'ulteriore sviluppo che è stato anche suggerito grazie a una telefonata di un mio amico che cercava uova sul mercato italiano, uova biologiche nei negozi e non le trovava perché in quel momento in Italia c'erano solo uova austriache. Al che abbiamo preso così questa informazione subito al balzo per informarci e andare in Austria a imparare. Queste visite che ho fatto in Austria a vedere queste realtà che in Italia erano sconosciute proprio, mi hanno permesso di creare un modello azienda pascolo. Praticamente quello che stiamo cercando di fare è ristrutturare, di recuperare vecchi stabili in disuso, vecchie aziende, vecchi allevamenti di bovini e portarli a produrre uova secondo il metodo dell'agricoltura biologica. Questo nell'intento di non gravare il territorio di ulteriori insediamenti, di recuperare, perché no, anche il personale che in quel caso, magari la famiglia che ci lavorava o quant'altro, possa rimanere in questo territorio e quindi creare un modello di agricoltura più piccola, più veramente che io chiamo misurazione. I capannoni hanno al massimo un numero di 3.000 galline. Abbiamo portato l'azienda a essere autosufficiente a livello energetico, quindi produciamo, grazie ai pannelli fotovoltaici, molta più corrente di quella che attualmente consumiamo. Siamo vicini alla zona di produzione del prosciutto di San Daniele, quindi in un ambiente dove c'è una buona ventilazione, una buona ossigenazione, quindi naturale dei capannoni. Il pascolo è la differenza forse più grossa che si nota nell'allevamento biologico rispetto a un convenzionale, proprio per quello che rappresenta, avere la possibilità dal mattino presto fino al tramonto di poter accedere allo spazio esterno, al sole, all'ombra, dove decide, per lui rappresenta sicuramente un cambio di stile di vita. Questo è di fondamentale importanza per la sintetizzazione della vitamina D. Inoltre, quando rientrano nei capannoni, trovano la musicoterapia. Una gallina biologica dalla nascita parte già dal primo giorno con il mangime biologico. Quindi per tutta la sua vita si alimenta come un mangime, senza concimi chimici, senza diserbanti. E ci tengo a sottolineare, visto che è un argomento che mi piace molto, senza prodotti OGM. Quindi la cura nell'alimentazione parte dall'alimento principe per la gallina, che è il mais. Oggi vediamo sul mercato una ricerca all'uso di tanti sottoprodotti perché il mais costa e quindi va a incidere molto sul costo di produzione. Noi stiamo invece puntando tantissimo sul mantenere le vecchie formulazioni perché sono più consone alla fisiologia della gallina e anche perché vediamo che comunque è importante poi per il risultato finale.
Nell'alimentazione anche curiamo molto l'apporto in maniera naturale di omega 3 e omega 6. Questo lo ritroviamo poi come beneficio nell'olio. Altro aspetto è l'aggiunta dei sassolini e dei gusci d'ostrica. Questo per rinforzare e per dare il giusto spessore al guscio. L'acqua per la gallina è fondamentale, perché se pensiamo che un animaletto che pesa 2 kg produce ogni giorno un prodotto che può arrivare anche ai 60, 70 e oltre grammi, veramente un lavoro enorme. L'acqua è fondamentale per riuscire a sostenere questo livello metabolico e non creare problemi. In tutti gli impianti sono presenti proprio i rivitalizzatori per l'acqua, questo per dare un'acqua all'animale che sia un'acqua senza informazioni, senza prodotti che la alterino. Io credo che la differenza del nostro prodotto rispetto agli altri non sia su un punto solo, ma sia proprio su un insieme di tanti piccoli punti. Abbiamo parlato della musicoterapia, abbiamo parlato dell'acqua, abbiamo parlato dell'alimentazione, abbiamo parlato degli allevamenti a misura d'uomo, quindi di piccole dimensioni, la cura nelle materie prime che compongono l'alimentazione. È tutto un insieme di circostanze, non ultima anche il ricorso alle piante, all'omeopatia, tutto quello, ci sono tante piccole cose. Questa scelta è stata subito condivisa a livello familiare e tra l'altro questo ci porta anche oggi a dire che c'è una continuità in tutto questo. Con l'entrata in azienda di mio figlio questo aspetto ha rappresentato un salto di qualità anche per quanto riguarda gli obiettivi dell'azienda e le prospettive per il nostro futuro. I sacrifici in questo tipo di allevamento vengono superati dalla passione. Le soddisfazioni comunque sono tante, soprattutto anche quando si riesce a trasferire poi al consumatore questa differenza del prodotto e quindi quando ti dimostrano l'attenzione che hanno nell'aver riconosciuto la qualità del prodotto, questo è un feedback di ritorno che non ha prezzo.